Scelta sbagliata, ritorniamo in strada. Siete pronti? Ripartiamo al volo, ma prima sgonfio un po' le gomme, così vediamo anche come si comportano con una pressione leggermente più bassa. Sgonfiate tra virgolette a caso, ma penso che davanti le ho messe a 2 e dietro a 2,5. Poi controlliamo e ovviamente vediamo di quanto ho sbagliato. Ah, una cosa al volo, vi faccio ridere. Sara mi ha appena detto: ma la Insta 360 ce la siamo scordata? Ancora sta qua, un po' impolverata, però ha fatto il suo lavoro. Sono action cam, dobbiamo utilizzarle per quello. Beh ragazzi, stiamo lavorando con 5 telecamere contemporaneamente, se considero il drone. Allora, qua dobbiamo andare. Wow, guarda che strada! Guardavo il cartello e neanche l'avevo vista. Che spettacolo! Ragazzi, è fantastica! Mamma mia, ma dove siamo? Dove siamo? Questo che abbiamo qui davanti è il Karachi Pampa. Ci hanno raccomandato: mantenetelo sempre sulla destra, dopodiché circumnavigandolo scoprirete anche la sua laguna. Comunque queste gomme oggettivamente per questi percorsi sono fantastiche. Se non le avessimo avute e se non avessi fatto quella modifica alla sospensione, sicuramente non ce l'avremmo fatta. Ti restituiscono una sensazione di sicurezza paurosa. Da un lato potrebbe essere anche pericolosa, perché poi mi conosco, ci prendo mano e accelero un po' troppo, quindi sempre despacio. È anche diverso fare il passeggero con queste modifiche. Wow, guarda se bello, sa. Wow. Che vi devo dire? Peccato che come sempre abbiamo pochissimo tempo, nonostante la nostra vita è questa, ma per condividere c'è bisogno veramente di tantissimo tempo, altrimenti qua è da starci 2 giorni solo per divertirti a livello motociclistico. Questo è tutto ciò che ci circonda, il mare infinito di sabbia. C'ho una voglia di accelerare spaventosa. Sara dietro mi dice: vai piano. Io vorrei che non finisse mai questa strada. La follia. Cerchiamo ogni volta di scorgere quella che è una strada leggermente battuta, dove qualcuno è passato. Se strada si può chiamare, ovviamente. Cioè, qui si sale, dove si va? Cioè ragazzi, dove si va? Oi, oi, oi. Merda ragazzi, Forse bisognava prendere quella strada là. siamo finiti su una collina, abbiamo sbagliato strada. Non è che abbiamo sbagliato strada. Ce ne sono 2 segnate che però non si vede. Come si fa ad andare sull'altra? Ah, eccola là. Attento, piano, qui. Stiamo cambiando strada. Che è un po' meno battuta, però. Ok. Era l'altra, ma era sopra questa collina e dovevamo proprio buttarci di sotto, ecco. No, è che sotto ho visto, a parte la pendenza, c'era tanta sabbia. Ma non c'era una strada segnata. Vabbè, anche qua non è che c'è una strada segnata. Ecco, si poteva scendere da ambo i lati, però quello davanti era abbastanza ripida. Ora la domanda nasce spontanea e la preoccupazione sale: ma quel colore che vedo là è sabbia o no? Cioè, ci hanno garantito che non c'era qua la sabbia. Non dovrebbe essere. Ma è compatta, è compatta. È stranissima, ma è compatta. È una sorta di pietra pomice, sembra anche questa. È una sorta di San Pietrino. Enorme. Sicuramente poco comodo, però molto meglio della sabbia. Dai, tenerona, dai. Esteso per tutto il campo. Comunque la sospensione posteriore ha fatto veramente un capolavoro. Dai, che è pane per i suoi denti. Qua la strada non c'è più, io vado un po' random, sembrano un po' più lucide queste pietre, tanto che non tocca sotto, dovrebbe essere qua. Ah, comunque ci sono queste pietre messe verticali che delimitano, tra virgolette, la carreggiata. È migliorata adesso un po', perché sembriamo quasi su una sfida tipo i giochi senza frontiere. Cioè, prima ci hanno messo sabbia, poi ci hanno messo i San Pietrini, San Pietroni. È una sfida, è un gioco. Speriamo rimanga tale. Guarda qua tutto nero diventa. Fantastico. Ma è bellissimo, mamma mia. Saliamo, mamma mia. Ho ancora in mente le immagini dell'Etna di ottobre. Qui siamo quasi oltre, ragazzi, se si può. Assolutamente, senza nulla togliere alla Sicilia.
Sicilia e a siciliani. Però il contesto qua penso che sia unico al mondo. È quasi da spavento. Che paura di spavento. Mamma mia. Aspetto ancora un po' a fare una foto alla Tenerona perché voglio avere proprio il sole a favore con lo sfondo il vulcano. Il nero, l'ocra e il bianco a contrasto. La natura fa tutto da sé. C'è una discesona, quindi preferisco scendere. Vai piano. Alla nostra destra il vulcano Karachi Pampa e alla nostra sinistra la sua laguna. Oggettivamente la strada per l'asfalto sembra non finire mai, però i panorami sono pazzeschi. Ecco la laguna. Lo spettacolo del luccichio dell'acqua al sole. La temperatura è abbastanza alta e si suda parecchio. Saremo intorno ai 28-29 gradi. Ma soprattutto non abbiamo una traccia per questa strada, non esiste neanche su Osmand, però le guide ci hanno detto andate tranquilli, quindi andiamo tranquilli, solo che non sappiamo effettivamente quanto è rimasto ancora. E vedendo che il vulcano prima lo vedevamo dall'altra parte, io penso che avremo ancora una ventina di chilometri. Sono le 5:30 di sera. Se tutto va bene, salvo inconvenienti, provo a fare un pronostico, alle 6:30 staremo sull'asfalto. Ma intanto ci godiamo questa strada che penso non rifaremo con frequenza. Mamma mia, come cambiano i panorami, che spettacolo. Disculpe, quanto falta per l'asfalto? De acá quedan 30 kilómetros. 30. Usted va acá, termina el negro allá, usted sigue su camino nomás. Ahí va a encontrar una casita viejita. Más o meno un'ora? 40 minutos. E comunque dalle indicazioni ci ha detto circa 30 km che a 25, 30, 35 dovrebbero essere un'ora. Dai che ci siamo. Ma guarda davanti, sa, quando esce il sole illumina il verde, la laguna è paurosa. Mamma mia, addirittura la laguna bianca. E comunque laddove c'è la presenza di acqua, il manto si riempie di erba e di pascoli. Che spettacolo, godetevela senza la nostra cattiva presenza. Secondo me ci dovremmo quasi essere. Primo cartello stradale, non ci credo, ma che abbiamo fatto? Accesso planta, pozzo di acqua, non ci dobbiamo andare. Mulinelli di sabbia, il vento si sta alzando, è un po' più forte adesso. E ora dove si va? Aspetta, andiamo a vedere il cartello. Secondo me è di là, io vado a senso, per me è di là, questa torna al pozzo, per me è di là, perché là c'è Pietrapomez, quindi il sesto senso mi dice di qua. Sono 10 minuti che camminiamo, ovviamente non c'è un segnale, però il sesto senso mi dice che stiamo sulla strada giusta, solo che si è alzato un vento pazzesco e si fa fatica a tenere la moto. Tra le lande più desolate al mondo, fantastico. Intanto grazie al vento continuano i mulinelli di sabbia. Cartelli in vista con un bivio, secondo me alla Derecha si va al campo di Pietrapomez. 3, 2, 1. Pietrapomez. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Noi siamo passati di qua questa mattina, abbiamo fatto tutto il giro, ancora non ci credo ancora. Ora non ci resta che questo rettilineo per tornare sull'asfalto. Che soddisfazione, siamo due scemi, però è bellissimo veramente. Io sono demolito, ho le spalle a pezzi. Guardate in fondo, vedo il segnale pare, quindi stop, arrivio. Grandi ragazzi, grandissimi, siamo felicissimi. Mamma mia ragazzi, che giornata. Sono le 6:27. Grande Tenerona, grande, che moto ragazzi. Sara è stata bravissima, io ho fatto la mia parte. Ora si torna in struttura. 50 km, strada bellissima, ma non ve la mostriamo perché ve l'abbiamo fatta vedere 3 volte.
ce la godiamo noi in scioltezza. Oggettivamente io non so se qualcuno è arrivato al campo di Pietrapomez in 2 con una Max Enduro, non lo dico assolutamente per vantarmi, ormai mi conoscete, però oggettivamente è complicato e sicuramente gomme, sospensioni, settaggio hanno fatto la loro parte. Bella soddisfazione. Con Sara parlavamo ora dentro la casco e non ci sembra vero, sono le 7:04, ci sono 3 perros qua davanti, carinissimi, altri 2. Non abbiamo messo neanche il navigatore per arrivare in struttura, vediamo se riusciamo a districarci dentro questa metropoli. Altro perro alla derecha, ci dovrebbe essere anche il distributore di benzina dove abbiamo fatto benzina noi. Poi, se non ricordo male, derecha dovrebbe essere qua a sinistra, però no, questa strada qua, è una strada messa meglio, dovrebbe essere questa. Sì ragazzi, bingo, ci abbiamo azzeccato, anche se era facile, diciamoci la verità. Legna l'ha lasciata qua. No, vai tranquilla. Arrivati ragazzi, mamma mia, che spettacolo. Ciao ragazzi, scusate l'ingresso a gamba tesa nel video da parte di Francesco del presente. Infatti in questo momento siamo mercoledì 13 marzo alle 12:13. Ho appena terminato di montare il video, ma mi sono dimenticato di dirvi a quanto ho messo le gomme. Non si fa. Quindi abbiamo tolto il mantello alla Tenerona. La vedete tutta bella pulita, ma poi ho qualcosa da raccontarvi molto interessante. Adesso però prendiamo il nostro compressore. Custodia dedicata, e all'interno abbiamo il nostro compressorino a batteria. Controlliamo prima l'anteriore. L'avevo portata a 1,7 bar quando io nel video ho detto 2 bar, quindi sono stato ottimista, ma comunque queste gomme le possiamo tranquillamente portare anche a 1,5 bar, quindi va benissimo così. Controlliamo anche la posteriore. La posteriore a 2,2 bar. Anche con la gomma posteriore sono stato ottimista, però vi faccio notare una cosa: in entrambi i casi ho sbagliato 0,3 bar. Prima che lo scrivete nei commenti vi anticipo, so benissimo che ci sono tanti accessori per controllare la pressione dei pneumatici, ne ho tantissimi a casa, anche elettronici piccolini, perché li uso per controllare la pressione delle mie bici, ma in questo caso non l'ho portato. E comunque ho fatto questo ingresso nel video non solo per farvi vedere la pressione dei pneumatici, ma per dirvi alcune cose. La prima, la più importante: se avete visto la diretta vi abbiamo parlato di un percorso di circa 700 km complicato, totalmente di ripio, che dovevamo fare. Ad ora ci troviamo a San Antonio dello Scopres e abbiamo percorso 500 km di questa ruta complicata, e dalla condizione della moto ne abbiamo le prove. La Tenerona, a parte la polvere, non è uscita proprio indenne da questo percorso. Sentivo un rumore al cupolino, guardate la vite, nonostante il gommino la vite sia un po' smollata, quindi nulla di preoccupante, basta tirarla. Però al tempo stesso, se guardate il cavalletto centrale e la luce che si trova tra il cavalletto e il forcellone, è veramente poca. Questo perché in un punto determinato del percorso molto complicato c'erano delle buche profonde, c'erano delle pietre, in salita non potevo rallentare, non mi potevo fermare perché con tutto il peso della moto avrei fatto fatica veramente a ripartire, quindi abbiamo preso una buca profonda. Il mono posteriore, come ben sapete, anche se rinforzato, è andato a fine corsa. Abbiamo sentito sia io che Sara un enorme colpo e praticamente ora, quando il cavalletto centrale torna in posizione, va a battere con il forcellone. Ve lo faccio sentire. Quindi ora, come soluzione provvisoria, metterò un gommino sotto il forcellone in maniera tale da attutire il colpo. Poi, quando arriveremo a Salta, dovrò fare il tagliando la moto e cercherò in qualche maniera di smontare il cavalletto e raddrizzarlo. Per il resto, ragazzi, questa moto ha resistito a delle cose che vedrete nei prossimi video, pazzesche. E poi con calma, video pippone su queste gomme, perché per noi sono state la svolta. Chiudo questo ingresso per dire a mio padre, 82enne, che ci guarda da casa, il nostro più assiduo follower, che stiamo bene e che il tratto complicato
finalmente l'abbiamo superato. Ora ci troviamo su questo pueblo, comunque sperduto sulle Ande, ma abbiamo una discreta connessione che ci permette di caricare i nostri video. E se mi sentite un po' faticato con la voce che mi manca è perché ci troviamo a 3760 metri sul livello del mare. È una cosa che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, molto interessante, anche qua da farci un video pippone dedicato, che quando parliamo di acclimatarsi, ovvero salire di quota per step, è molto importante. Però al tempo stesso abbiamo capito bene come mai i locali masticano continuamente le foglie di coca oppure bevono continuamente il mate. Noi sono 15 giorni che ci troviamo ad un'altitudine compresa tra i 3500 e i 4600 e vi possiamo garantire che il corpo si abitua. Non abbiamo più quei dolori, mal di stomaco, giramenti di testa, ma dobbiamo fare attenzione anche a parlare veloce oppure rallentare nelle nostre passeggiate, perché ragazzi la mancanza di ossigeno si sente tutta. Tutto questo per dirvi che il corpo si acclima, si abitua, ma alla mancanza di ossigeno non c'è soluzione. Bisogna solo muoversi lentamente e al tempo stesso parlare lentamente. Ora smonto il cupolino e serro la vite. Vado a terminare il montaggio del video con la speranza di riuscire a caricarlo per questa sera. E comunque, per i più curiosi, per farvi immergere nel viaggio, Antofagasta la Sierra si trova qua, il campo di Pietrapomez che avete appena visto si trova qua e la ruta che abbiamo percorso è questa che vedete sulla mappa. O meglio, la ruta che abbiamo percorso è quasi questa, perché sia Google che Osman o altri navigatori non hanno tutte le strade di queste zone, perché sono stati locali che ci hanno consigliato quale strada intraprendere. Comunque nei prossimi 2-3 video vedrete tutto. Non voglio spoilerarvi nulla, ma abbiamo attraversato delle zone veramente pazzesche. Quindi come sempre, se vi piacciono i nostri contenuti iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e se volete supportarci con un caffè, per noi ragazzi è tantissimo. Grazie ancora e al prossimo video. Non so se si riesce a capire il dettaglio, ma tutto quello che vedete ha un colore quasi giallo. Questa è la sabbia del deserto del Diablo, un luogo pazzesco quasi sconosciuto ma di una bellezza allucinante. Take it to the